TEA è un'azienda che nasce a metà dell'Ottocento. Inizialmente si chiamava Officina del Gas, dopodiché con l'evolversi nei vari anni è diventata di fatto la municipalizzata del comune di Mantova. Con l'allargamento del perimetro più che altro geografico di attività sono entrate nel capitale di TEA anche circa una cinquantina di comuni della provincia di Mantova. Per quanto riguarda l'innovazione, sempre c'è questa difficile simbiosi tra l'uomo e l'innovazione e tra l'uomo e la tecnologia. Noi la stiamo portando in due direttrici. Da un lato ci stiamo attrezzando per quanto riguarda l'interazione tra noi e la nostra clientela, dall'altro c'è tutto un versante dell'innovazione e della tecnologia invece che riguarda i processi interni. Stiamo adottando tecnologia e innovazione per fare le cose che abbiamo sempre fatto in modo diverso. Noi abbiamo più cose da processare e minore tempo per poter prendere delle decisioni perché tutto si muove in un modo molto veloce all'esterno. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe venire a supporto dell'analisi di questa mole di dati per poter mettere nelle condizioni le persone nell'ambito delle rispettive responsabilità che devono prendere delle decisioni con una maggior cognizione di causa, quindi andando a eliminare nella gaussiana tutti quegli elementi di disturbo che possono avere un impatto negativo sulla decisione che si prende. Le applicazioni di tecnologie di intelligenza artificiale ti fanno venire dei dubbi invece che delle certezze, e questa è la cosa positiva che io trovo, perché altrimenti si ha l'autoreferenziazione, si hanno dei bias cognitivi che non ti portano da nessuna parte, fanno scattare. Questo invece ti fa venire dei dubbi, ti fa fare delle domande e andare alla ricerca delle risposte. L'incontro con Ammagamma ha aiutato un po' a aprirci le menti e a utilizzare un po' più l'udito della parola. Quindi da questo punto di vista io sono molto contento dell'esperienza che abbiamo fatto con Ammagamma. Quello che abbiamo ricavato dal risultato, che ascoltando anche prima quello che diceva Barozzi, è emerso quanto è importante andare a misurare l'impatto dell'intelligenza artificiale non solo da un punto di vista tecnico, ma che si sta generando in azienda un interesse, una cultura legata proprio al tempo che è stato sottratto alle persone, perché oggi un algoritmo casomai fa delle operazioni monotone e ripetitive, quindi ha liberato tempo alle persone e questo tempo è stato impiegato per la formazione. Penso che questo sia un impatto positivo, questo è il vero impatto. Non siamo noi a calare dall'alto le soluzioni, ma proprio lavorando a quattro mani e questi processi hanno un risultato solo se vengono anche accettati dall'azienda e poi sviluppati all'interno. Mi hanno chiesto se avevo dei flussi per cui volevo automatizzare, l'attività. Ho pensato alle persone che si occupano degli incassi. Tutte le mattine arrivano, scaricano le varie modalità di pagamento e caricano i flussi automatici. Ecco, tutto questo processo è stato automatizzato, la robotica fa tutto al mattino prima che noi arriviamo. L'RPA ci aiuta non a lavorare meno ma a lavorare meglio, nel senso che abbiamo ottimizzato i nostri tempi, le nostre risorse. Con questi processi riusciamo a garantire una puntualità nelle registrazioni, nei casi di accertamento e nella gestione di tutta quella che è la nostra operatività interna. Quindi assolutamente ci ha aiutato a lavorare meglio in tutte le nostre, peculiarità. Abbiamo intrapreso un progetto di RPA che sta per Robotic Process Automation. Consiste nella costituzione di task force di bot che automatizzano i processi di back office, in particolare quelli che implicano un grande lavoro senza un valore aggiunto. Il vantaggio dell'introduzione dell'RPA è che i bot sono veloci, tutte le pratiche che vengono elaborate vengono tracciate, non devono mai prendersi pause, quindi lavorano 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre non sono affetti da problemi di disattenzione e distrazione, ma al di là di tutti i vantaggi più operativi, il vantaggio qualitativo è che pone gli utenti nella condizione di farsi domande, chiedersi se al di là del processo che viene robotizzato, altri processi possono essere robotizzati o ottimizzati.